Intanto condivido tutto ciò che ha detto Furio con alcune aggiunte che mi riservo di fare brevemente. Non prima però di aver ringraziato la RAI che mi ha permesso di essere qui stasera non mandandomi in onda con il TG3 delle 19. Grazie a quello lo devo prendere come un riguardo nei miei confronti. Hanno pensato, se deve andare alla Versigliana con persone così rispettabili come Antonio Padellario, Furio Colombo, Marco Travaglio, Luca Telese e via dicendo, non ti ignoro Paolo solo per brevità, e un pubblico di questo tipo, evidentemente vale la pena che non vada in onda. Quindi io ringrazio ufficialmente la RAI. C'è chi va in onda come Mizzolini e chi non va in onda, e questa è la differenza, nella vita si è così. Detto questo, io ho stretto molte mani oggi pomeriggio, le mani che ho stretto di persone che mi ringraziavano per il fatto, collaboro dall'inizio e collaboro con persone che stimo, e l'impresa del fatto è, come ha ricordato Colombo, un'impresa che è nata apparentemente temeraria, in realtà rispondeva a un'esigenza profonda, evidentemente, se poi ha ottenuto i risultati che ha ottenuto grazie al lavoro di tutti. Che succede? Ebbene, tutto bene? Io non credo che stasera e in questi 3 giorni, a distanza di un anno dalla nascita del fatto, noi si sia risposto soltanto a un'esigenza di informazione libera, di giornali. Io credo che l'esigenza fosse più profonda. Questo è un paese malato che ha voglia di cure, di consapevolezza, di senso di responsabilità, di superamento della finta querel destra e sinistra in una complementarietà politica spaventosa che ci ha ridotto a essere una società sottoculturale che non ha futuro perché non ha identità. E quindi quelle strette di mano non erano solo, mi auguro, voglio pensarlo e voglio crederlo a questo punto, non erano solo strette di mano nei confronti di qualcuno che offriva informazione. Erano strette di mano di cittadini a cittadini, di cittadini che vogliono un'Italia diversa, che vogliono avere un senso del futuro che noi non abbiamo in questo momento per un motivo che banalmente riassumo. Furio l'ha detto, io proseguo il suo discorso, se i contestatori, tra virgolette o senza virgolette, le scarpe contro Blair dimostrano memoria, in questo paese non c'è memoria, Furio. Hanno fatto tanto e sono riusciti a azzerare la memoria. Nell'ultimo mese e mezzo le prime pagine dei giornali sono state piene, per il discorso Fini-Berlusconi, sono state piene un giorno sì e l'altro no, di elezioni sì, elezioni no, come se fossero la stessa cosa, elezioni anticipate intendo, ovviamente. Ora, un discorso di questo genere sulle prime pagine dei giornali tradizionali significa pensare che i lettori e i cittadini, e quindi gli elettori, non abbiano memoria, che si dimentichino le cose che hanno letto o sentito a Minzolini, insomma dove sia, il giorno prima. Un paese che ha azzerato la memoria come effetti ha la mancanza di identità. Questo è un paese che ha perso identità, non sappiamo che significhi oggi essere italiani. E se non lo sappiamo, per il futuro è difficile programmare un futuro per noi, i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi c'è un percorso diacronico che va ricostruito per gli italiani, per tutti gli italiani. Guardate, questo non è un discorso né di sinistra né di destra. Purtroppo in questo paese c'è stata una sorta di finzione, soprattutto negli ultimi anni, una finzione accelerata, che ha permesso alla sinistra di usare Berlusconi come alias. Berlusconi è certamente all'origine delle nostre disgrazie, ma non è tutte le nostre disgrazie, non avrebbe potuto essere quello che è e diventare quello che è senza una correità, una complementarietà spaventosa. Questo paese è il paese in Europa che risente di più di un analfabetismo di ritorno che grida vendetta. Questo è un paese che da troppo tempo, da troppi governi, da troppe legislature se ne fotte della scuola fino a ridurla a quello che è diventato. In nessun paese cosiddetto civile
sarebbe ministro della istruzione, cioè un ministero di una delicatezza straordinaria, perché hai voglia a parlare di gas e di materie prime, l'unica materia prima certa sono i giovani in ogni paese. Ebbene, in un ministero così delicato, dopo disastri e disastri per cui abbiamo visto governi di destra e di sinistra non mettere ai primi posti mai il discorso sulla scuola, siamo arrivati al punto che è ministro dell'istruzione e questa poveraccia che avevano cacciato a Desenzano dal suo consiglio comunale. Insomma, voglio dire, allora, non ce l'ho nemmeno con la Gelmini in quanto persona, perché vi devo dire che poi, visto che abbassando la voce come gli attori scadenti di una volta, quando Luca Telese ha detto ma quello fa un po' sport, ha pasticciato, cioè scrive romanzi erotici, io vi devo dire la verità, la Gelmini, hai presente i film di Una volta di Tognazzi, il commissario Pepe? La Gelmini con quegli occhialetti, magari le calze, insomma, c'ha un suo perché, come si dice. Però, insomma, fa il ministro dell'istruzione, che naturalmente non hanno più il coraggio di chiamare pubblica, avendo privatizzato tutto, avendo levato tutto, praticamente è uno spogliarello continuo, uno strike continuo quello della scuola. Per tornare rapidamente a noi, io credo che la situazione da un lato sia peggio addirittura di come l'ha descritta Furio, per un motivo banale, che il potere legislativo non esiste quasi più. L'architettura istituzionale di cui parlava Furio Colombo, cioè il potere esecutivo che c'è, il potere giudiziario che c'è, anche se Berlusconi vorrebbe che non ci fosse, lo assorbirebbe volentieri, come ci dice praticamente tutti i giorni, sono due poteri che comunque esistono e confliggono, come è giusto che sia, nella loro separatezza. Non è giusto che lo facciano nel senso che intende Berlusconi, e questo è pacifico, però sono due poteri. Il problema è che non c'è più il terzo potere che equilibra la democrazia, non c'è più, è andato svanendo. Ormai in Parlamento, come Berlusconi ha detto nei suoi empiti di fiotti di sincerità, ma datemi capigruppo, che me ne faccio io dei parlamentari, di questi mangia UFO, con uno spirito aziendalista meraviglioso. Berlusconi se lo si prende sul serio, è sprecato come Presidente del Consiglio. Lui quando va da Putin va a parlare di affari suoi. Giustamente, essendo un uomo d'azienda, lui va a parlare di affari suoi, quindi è un vero professionista. Il problema è che è un professionista che fa da Presidente del Consiglio di un paese in crisi come il nostro, in una società occidentale in crisi, diciamo con tutte le avvisaglie di una fine d'epoca. Allora, e per insomma concludere, almeno provvisoriamente, la discussione sulla separatezza e separazione dei poteri ci porta a dire che ci sono due poteri, che c'è un potere esecutivo che fa disastri, c'è un potere giudiziario che si difende ma spesso risente dei disastri dell'esecutivo, che la politica purtroppo sta macerando anche il potere giudiziario dall'interno e lo sappiamo tutti, mentre il potere legislativo, cioè quello che deve fare le leggi, per cui il potere giudiziario funziona in base alle leggi fatte dal Parlamento, non esiste più, dichiaratamente perché ci viene detto da Berlusconi, perché ci viene detto da Fini, fra un po' ce lo dirà persino Schifani, perché diciamo così non si accorgerà di dirlo e magari lo dirà a una festa, la prossima festa del PD. Adesso quella è finita, non ho fatto in tempo a dirlo, però insomma ce l'avesse avuto tempo. Allora, per tornare al discorso di fondo, il Fatto è un giornale sì, ma per come lo intendo io, almeno è una visione assolutamente personale, ma forse non solo mia, è un'occasione di maggiore democrazia, appunto, essendo un'occasione di informazione il più possibile libera. Guardate, come piccola istruzione per l'uso delle parole, non sono termini assoluti. La libertà è un termine relativo, la democrazia è un termine relativo, la verità è un termine relativo, per cui anche per il Fatto, nei termini giusti, spero non fraintendibili, è un percorso di avvicinamento alla libertà di informazione il più possibile convincente per un paese che di libertà di informazione non ne ha e che sta morendo di un blocco, ormai da anni, di un blocco di informazione che ha reso il paese nelle condizioni in cui è, a sinistra come a destra o a destra come a sinistra. Allora, il Fatto non è soltanto, capisco che già fare un giornale e farlo così è un'impresa miracolosa, ebbene, temo che non basti. Antonio, scusami, ma se il giornale non riesce a coinvolgere i lettori e a cambiarli in meglio,
con tutte le virgolette del caso, non voglio parlare di Giorgio, sai, se ci fossero quelli del Sallusti, questi qua, i soliti, insomma, i mazzieri abituali direbbero, ma cosa vuoi? Lo Stato etico, in un paese nello Stato comatoso che è, quelli mi parlano dello Stato etico, meglio lo Stato etico che lo Stato comatoso, fra l'altro, ma comunque non è giornalismo etico quello che io chiedo al fatto di diventare sempre più forte con l'aiuto dei lettori, perché ci sia una via, un percorso a una maggiore democrazia, a una maggiore consapevolezza, a una maggiore maturità di un paese che ha perso per strada le sue caratteristiche migliori. Quindi quelle strette di mano non vanno, credo, soltanto ai giornalisti che fanno questo giornale, vanno a un'ipotesi di miglioramento generale e di semina. In questo paese non si semina più da un pezzo, si raccoglie solo e si fanno deserti.